La proposta di legge con cui il governo vorrebbe inserire il femminicidio nel codice penale ha ovviamente innescato un grande dibattito sui media. Varie voci si alternano ad analizzare la cosa e in questo senso il femminismo ha schierato una serie di personaggi, tutti incaricati di portare sui mass media il Vangelo, ossia quel principio in base al quale istituire il reato di femminicidio sarebbe cosa sacrosanta. Così, pur nella molteplicità delle voci, alla fine il concetto che si sente ripetere ossessivamente è sempre uno solo. In questa trasmissione di Canale 5, ad esempio, il conduttore fa un calcolatissimo assist alla portavoce femminista di turno, chiedendole se esista anche il maschicidio. Vediamo il brano e ascoltiamo la risposta. Ma esiste allora anche il maschicidio? Può esistere il maschicidio? Ma certamente non esiste. Partiamo da questo presupposto. Noi uomini che vengono uccisi dalle donne perché uomini, e sottolineo questo passaggio perché l'elemento discriminatorio, Francesco, è quello decisivo. Ed eccolo qui il verbo, il dogma, la regola aurea alla base di tutto quando si parla di questo argomento. Il concetto base è: sono di più le donne uccise dagli uomini che gli uomini uccisi dalle donne. Noi uomini che vengono uccisi dalle donne perché uomini. E questo accade per una e una sola ragione. Perché l'elemento discriminatorio, Francesco, è quello decisivo. L'elemento discriminatorio è quello decisivo, cioè quegli uomini che uccidono quelle donne lo fanno come manifestazione di un istinto discriminatorio. Le uccidono perché sono donne, perché appartengono a un sesso inferiore su cui pretendono di avere il dominio assoluto. Nella versione di questa esagitata femminista, gli uomini uccidono le donne per lo stesso motivo per cui in passato i bianchi americani uccidevano i neri o i nazisti uccidevano gli ebrei, ovvero per il loro stesso essere neri o ebrei. Insomma, sotto questo argomento femminista si nasconde il famoso uccisa in quanto donna, cosa che non vale all'inverso. Quelle poche volte che una donna uccide un uomo non lo fa spinta da istinto discriminatorio, casomai, dicono le femministe, lo fa per difendersi dalla violenza maschile. In questa idea sta l'architrave del concetto di femminicidio e del favore verso l'introduzione del reato di femminicidio nel codice penale. In questo spezzone però è interessante anche la risposta di chi nella trasmissione è stata chiamata a fare da controparte, la dottoressa Fulvia Siano, presidente del Centro Antiviolenza Perseo, uno dei pochissimi che in Italia accolgono sia donne che uomini. Sentite come la Siano risponde alla femminista. Quando si parla di violenza sulle persone, la tendenza è sempre quella comunque di sminuire la sofferenza di queste persone, come se queste persone non avessero sentimenti, emozioni, come se queste persone non potessero essere uccise, ma non in quanto uomo o donna, in quanto in una relazione tossica. Il tentativo è quello di dire implicitamente che la violenza non ha genere, il che è vero, ma il suo discorso poi vira subito sull'empatico, quasi sul pietistico. Sminuire la sofferenza di queste persone, come se queste persone non avessero sentimenti, emozioni. Se non che si tratta di un argomento debolissimo per due ragioni. Primo, non c'è niente che sia più indifferente a una femminista della sofferenza maschile. Appellarvisi in un dibattito significa quindi sparare a salve. Secondo, l'argomento non intacca minimamente il dogma assoluto pronunciato poco prima dalla femminista. Dopo ciò, probabilmente per deformazione professionale, Siano contestualizza il discorso delle relazioni, cosa assolutamente corretta, ma del tutto inefficace per annullare le corbellerie affermate a gran voce dalla femminista. In dibattiti come questi è inutile cercare l'empatia della controparte, che con i suoi concetti manichei e semplici tiene in pugno gli ascoltatori. Altrettanto inutile è appellarsi a chiavi di lettura scientifico-professionali troppo complesse e inefficaci per quanto giuste. In questi contesti occorre usare numeri e logica. La risposta corretta e tombale alla femminista in trasmissione avrebbe dovuto essere la seguente. È vero, sono di più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne, ma sono anche di più, anzi sono quasi il doppio, gli uomini uccisi da altri uomini che le donne uccise dagli uomini. Questo cosa ci dice? Ci dice che la propensione all'omicidio è maggiore tra gli uomini che tra le donne, il che è la scoperta dell'acqua fredda. Si sa da centinaia di migliaia di anni che è così. Sappiamo che accade per la maggiore forza fisica maschile, per il tasso di testosterone, per il livello di competizione a cui i maschi della nostra specie sono stati soggetti nel corso dell'evoluzione, eccetera, eccetera. Da centinaia di migliaia di anni si sa anche che le maggiori vittime della violenza maschile sono gli uomini stessi e in un numero minoritario di casi anche donne le quali, pure loro, e in un numero non così trascurabile, di tanto in tanto non si negano di ammazzare un uomo. Stante tutto ciò e di fronte al fatto reale per cui c'è il doppio di uomini uccisi da altri uomini rispetto alle donne uccise dagli uomini, il dogma femminista va subito in pezzi.
Esso infatti pretenderebbe che quando un uomo uccide un altro uomo lo faccia con ragioni precise, per soldi, per onore, per vendetta, per rabbia e per tanti altri e più diversi moventi. Una diversificazione che però, quando si trova a uccidere una donna, improvvisamente sparisce. Per qualche inspiegabile motivo, quando un uomo uccide una donna, non è più spinto da una molteplicità diversificata di motivi, ma lo farebbe solo per discriminazione, la ucciderebbe solo in quanto donna. Già qui siamo in un contesto di tale illogicità e insensatezza che anche il telespettatore più rincoglionito sarebbe in grado di provare una scossa di consapevolezza. Ma non è tutto. Se davvero gli uomini uccidessero le donne per istinto discriminatorio, allora perché gli autori di femminicidio uccidono sempre e soltanto specifiche donne? Perché uccidono l'ex moglie o la fidanzata e non anche la madre, la sorella, la vicina di casa, una che incontrano per caso per strada, eccetera? Se fossero mossi da discriminazione, dovrebbero uccidere qualunque donna capiti loro a tiro, come certi serial killer. Invece gli autori di femminicidio se la prendono sempre con una donna sola e hanno sempre un movente specifico. Aberrante finché si vuole, ma sempre specifico. La gelosia, l'incapacità di reggere a una separazione, la paura di perdere il contatto con i figli, la vendetta, eccetera. Moventi che non hanno nulla a che fare con la discriminazione, cosa che vale anche all'inverso. Le donne che uccidono uomini lo fanno per motivi circostanziali, non perché si tratta di uomini. Elena Perotti ha rovesciato un secchio di acido in testa a William Pezzulo perché non reggeva alla separazione e voleva ammazzarlo. E in altri casi donne hanno ucciso uomini per vendetta, per gelosia, per rabbia, per questioni di soldi e per una molteplicità di tante altre cause diversificate. Questo perché nessuno, ripetiamo, nessuno al mondo uccide qualcun altro per motivi di discriminazione sessista. Nessuno! Ed è cosa che si può dimostrare, mentre il movente discriminatorio di tipo sessista sostenuto dalle femministe non trova mai nessun riscontro concreto nella realtà. Per questo motivo non esistono né il maschicidio né il femminicidio. Esiste l'omicidio, un atto mai giustificabile ma anche mai spiegabile con la cretinata ideologica femminista del uccisa in quanto donna.